Buongiorno Sara, è un piacere averti qua di nuovo e poterti un po' parlare. Come stai? Ciao Riccardo, è un piacere anche per me, finalmente, rivederci e risentirci. Sto bene, la giornata lavorativa è un po' difficile questa, però sto bene. Tu? Beh, insomma, sono tutte le giornate lavorative, immagino, siano complicate, però ti vedo bella sorridente e abbronzata, il che mi fa pensare che comunque ti stia vivendo la tua vita bene, nonostante comunque tutto, e questo mi fa molto piacere. Hai qualche preoccupazione in questo momento oppure ti senti sempre solare come ti contraddistingue il tuo carattere? No, direi che non ho preoccupazioni particolari, almeno non legate alla mia persona. Anzi, direi che questo è un momento di enorme consapevolezza legato alla mia persona, quindi direi che andiamo avanti con energia, positività, ottimismo e tutto quello che ne consegue. Penso che sia proprio l'atteggiamento più corretto per una giovane donna come sei tu, nel senso che comunque dal punto di vista lavorativo puoi fare tutto quello che vuoi e mi sembra che anche dal punto di vista funzionale tu riesca a socializzare, fare le tue cose, vivere la tua vita nella pienezza di tutto quello che ti può capitare. Mi chiedevo se ci sono state dei momenti in cui hai vissuto invece attimi in cui hai avuto un po' più di dubbi rispetto a quello che sei e a quello che saresti stata, anche rispetto all'arrivo di una diagnosi comunque di una malattia genetica rispetto a quello che può essere il vissuto di una persona anche giovane, perché ho capito che la diagnosi ti è arrivata in giovane età, per cui tu comunque vedevi tuo papà vicino a te, ti facevi un'idea rispetto a quello che poteva essere il tuo futuro, ma in realtà questo non è poi così scritto. Per cui raccontami un po' com'è stato questo. Allora, il momento della diagnosi in sé non è stato traumatico, nel senso che derivava poi da già un periodo in cui io non camminavo bene, in cui le persone intorno a me se ne rendevano conto, in cui io iniziavo a rendermi conto che il mio corpo non rispondeva più come rispondeva prima, semplicemente. Quindi quando è arrivata la diagnosi, di per sé ti direi che io lo sapevo già. Ed è tra l'altro la stessa frase che dissi a mia madre quando mi disse è arrivata la diagnosi, CMT del tipo 2. E in realtà il primo periodo non fu complicato, non fu così tanto difficile. Il periodo complicato venne dopo, venne intorno ai 17, 16, 17, 18 anni e quello fu, diciamo, il periodo grigio, perché è il momento in cui già è uno scombussolamento dato dall'adolescenza, in più ti arriva questa cosa, inizi ad essere consapevole del fatto che sei diverso, in realtà vorresti essere come gli altri e c'è questa non consapevolezza di quello che sarà il futuro che spaventa. Io ero terrorizzata dall'idea magari di finire su una sedia a rotelle, di non poter camminare, di non poter essere normale. Poi era quella in realtà è una parola che di per sé è pesante a prescindere, la parola normalità associata ad una malattia rara che è rara e quindi non è conosciuta, non è studiata poco magari, quindi in realtà non sei consapevole in quell'età di tutto quello che potrebbe succederti e quello è stato il momento grigio, quello è stato il momento peggiore, ti direi il momento in cui ho avuto paura, in cui non mi sentivo accolta, non sapevo in che parte del mondo dovessi o potessi stare. Quindi sì, c'è stata molta paura, tantissima paura. Ti ringrazio come sempre quando mi dici queste cose perché
condividere quello che di profondo una persona che riceve comunque una diagnosi, penso che non sia mai facile, comunque riuscire ad analizzare in maniera così precisa quello che ti succede. Abbiamo avuto modo di condividere questa paura, anche questa sensazione di stato d'animo, e penso che per noi medici e tutto il mondo sanitario in qualche modo, l'obiettivo debba essere in parte sconfiggere una malattia, ma in parte soprattutto, e questo lo dico da fisiatra e riabilitatore, sconfiggere l'idea che abbiamo della disabilità in genere, perché io ho davanti Sara, non ho davanti una patologia, e questo secondo me deve essere chiaro a tutti noi. Obiettivamente, essendo una forma rara, come tu hai detto, bisogna anche conoscerla, sapere quelle che sono le diverse forme che questa malattia può presentare e quelle che possono essere anche le progressioni di questa malattia. Tu mi hai detto che hai una forma di tipo 2 che si distingue dalla tipo 1 proprio per la forma assonale e che ha un certo tipo di manifestazione e di progressione. Per la forma che tu hai, obiettivamente hai una progressione, avrai una progressione che chiaramente non sarà così multuosa e rapida, va sicuramente gestita dal punto di vista anche fisioterapico e riabilitativo in un certo modo. So che tu hai dei riferimenti e questo sicuramente è una cosa importante, perché direi che avere dei riferimenti è essenziale nella gestione delle malattie rare, proprio perché non ci si deve sentire da soli. Avere la possibilità di poter confrontarsi, avere dei punti di riferimento con cui dialogare, penso che sia estremamente importante. L'altro elemento che tu citavi deriva proprio dalla paura, dalle preoccupazioni di quello che uno non sa che cosa a cui potrà andare incontro. E la mia domanda che ti volevo fare è la seguente. Rispetto alla paura e al fatto che comunque tu hai iniziato a confrontarti col tuo corpo, con quello che arrivava dall'esterno, dalle occhiate, dal fatto di sentirsi non a proprio agio, magari anche dovuto a delle prescrizioni anche di ausili che uno già ti fa sembrare qualcosa di strano ed esterno al tuo corpo che devi giustificare in qualche modo alla società. E la domanda è la seguente: tu come hai in qualche modo affrontato, se le hai affrontate queste difficoltà, e qual è il messaggio che tu in qualche modo ti senti di dare anche rispetto al fatto di sentirsi un po' addocchiati come qualcosa di strano nella nostra società che sembra apparentemente che ci voglia tutti, fra virgolette, normali? Allora, hai centrato un punto spesso, soprattutto magari, come dicevo prima, in adolescenza, tu ti ritrovi a fare cose che le altre persone non fanno, quindi devi andare a fare i plantari, devi andare a fare fisioterapia tutte le settimane e cerchi di nascondere un po' queste cose, cerchi di trovare, di inserirti in una normalità che non è la tua, che semplicemente non è la tua. E quindi diciamo che ad un certo punto io ho avuto una sorta di rivelazione dopo la paura, dopo la rabbia, perché poi c'è stata la rabbia dopo la paura, quindi magari discutere con la gente per strada perché la gente ti guarda mentre cammini e tu non vorresti essere guardato, vorresti solo far parte di tutta quella serie di persone che camminano per strada e che non vengono guardate. E dopo questa rabbia c'è stata una consapevolezza, una sorta di illuminazione, mettiamola così. Le persone sono curiose e le persone guarderanno sempre. Io in primis guardo le persone che camminano, guardo le persone magari come sono vestite, magari che tipo di acconciatura hanno. Non c'è giudizio, c'è curiosità. Poi in molti casi c'è giudizio e quello va gestito in un altro modo.
la cosa che ad un certo punto ho fatto è stata semplicemente iniziare a parlarne, iniziare a parlare di quelli che magari erano i miei disagi, il disagio dato da, non so, una pavimentazione sconfusionata, il disagio dato dal dover rimanere in fila, dal dover rimanere in equilibrio, il disagio dato da spazi ristretti in cui muoversi. E ad un certo punto ho iniziato semplicemente a parlarne, ho iniziato a cercare di condividere con gli altri quella che è la mia normalità. E la mia normalità implica l'essere guardata per strada mentre cammini. E quindi implica anche spiegare a più persone possibili il perché si cammina in un certo modo, il perché determinate persone magari hanno le mani di un certo tipo, hanno le mani che risultano essere ad artiglio, o perché determinate persone semplicemente devono portare degli ausili, dei tutori, dei plantari. E una volta che mi sono resa conto che parlarne era l'unica soluzione che avevo per far capire alle persone qual era il mio disagio, lì ho iniziato a capire che in realtà non c'era un disagio, che in realtà c'era semplicemente una normalità diversa, una normalità che era la mia normalità, perché alla fine ti abitui alla tua normalità e quindi quella rimane. E quindi iniziare a cercare di far capire alle persone che non è tanto il disagio fisico, ma quanto i retropensieri, quindi tutto quello che viene dietro, tutto quello che fai per cercare di mantenere il controllo sulla situazione, quanto ti devi impegnare, concentrare per rimanere in equilibrio, in fila. E una persona che è accanto a te lo sa, ti può aiutare, ti può dare una mano. Quanto sia complicato parlare con una persona mentre stai camminando su dei ciottoli. E magari la persona lo sa e allora cerca di parlarti meno, oppure cerca di darti un sostegno. E ad un certo punto ho iniziato a fare questa cosa non solo con il mio gruppo ristretto di persone, ma con chiunque. Quindi anche con persone che non conoscevo, magari ad un certo punto viene fuori il discorso, viene fuori il fatto che io sia in equilibrio, che quindi mi debba appoggiare, il perché mi devo appoggiare. E credo sia fondamentale poi fare questa cosa, perché ti liberi da un peso, quindi ti liberi da questa sorta di costrizione, di nascondiglio, puoi venire alla luce, puoi essere te stesso e le persone iniziano a capire. E dobbiamo essere noi in primis a spiegarlo alle persone. Noi non possiamo dar per scontato che le persone sappiano che disagio stiamo vivendo. Se non glielo diciamo, noi in primis dobbiamo sensibilizzare le persone, chiunque, qualsiasi tipo di persona che provenga da un ambito lavorativo, che provenga dall'ambito familiare, amico di amici, chiunque, però dipende da noi. Non possiamo avere aspettative sulle persone senza che loro lo sentano sulla loro pelle. È ingiusto. Sì, allora, sono assolutamente d'accordo. Prendo due cose di quello che hai detto. Uno, sul fatto che obiettivamente è un percorso che una persona fa rispetto al capire cosa sta succedendo nel proprio corpo. Per cui per fare questo bisogna chiaramente sapere che le difficoltà che tu citavi, che sono quelle dell'equilibrio, magari dell'inciampare quando uno cammina, del dover stare concentrati quando uno parla e nello stesso tempo cammina, quindi un po' ricercare quell'equilibrio costante che ogni momento un po' ti sembra un po' di perdere. Questa è la prima osservazione. La seconda, che obiettivamente è un percorso, come hai detto, tuo, cioè il percorso di queste patologie è un percorso che da un certo punto di vista ha dei lati comuni, ma che poi in realtà è un percorso individuale, per cui anche noi dal punto di vista sanitario dobbiamo cercare di considerare Sara di fronte a noi, perché è su di lei che poi dobbiamo cercare di dare delle risposte alle sue criticità, ai suoi sottopensieri,
alle sue difficoltà che lei può avere, che tu puoi avere nella tua vita. A proposito di questo, un'altra domanda per te. Rispetto alle difficoltà che tu puoi aver incontrato, che possono essere dal punto di vista della difficoltà della deambulazione, dal punto di vista anche della manipolazione, anche degli oggetti, tu citavi appunto le mani ad artiglio, così come l'affaticamento che ci deve essere rispetto anche al fatto che c'è un dispendio energetico maggiore, proprio dovuto al fatto che c'è uno schema motorio nel cammino che è un po' diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati a vedere camminare le persone, e dall'altro un dispendio energetico proprio dovuto al fatto che devi stare anche attenta a monitorare l'ambiente intorno a te, capire quello che puoi fare, quello che non puoi fare, considerando che le persone questo non sono abituate a farlo, semplicemente loro si cammina e non si pensa invece al fatto che un paziente magari affetto da CMT studia il percorso intorno a sé, l'ambiente intorno a sé, proprio per evitare di trovarsi anche in situazioni di difficoltà. Rispetto a tutte queste cose, la domanda che ti volevo fare è: quale di queste cose secondo te ti mette più in difficoltà? Fra tutte le varie cose, se tu dovessi chiedere, ok, mi devo focalizzare dal punto di vista del mio trattamento più sull'equilibrio, più su recuperare la forza, più su la manipolazione fine degli oggetti, più sul training della deambulazione, cosa secondo te ti viene da dire per te diventa veramente importante? Domanda difficile, questa è una domanda molto difficile. Credo che questo, come tante altre cose, si sia evoluto negli anni, nel senso che magari all'inizio avevo una difficoltà maggiore nel dovermi concentrare sul percorso, quindi cercare il percorso più breve, cercare di avere sempre qualcuno con me. Per anni io non ho camminato da sola, per anni, quindi oppure camminavo al telefono perché così mi distraevo. E credo che attualmente la cosa che comporta magari forse più un disagio sia il rimanere in equilibrio. Il rimanere in equilibrio senza ammortizzare sulle ginocchia, credo che sia più quello. In realtà nessuna di queste cose pregiudica poi la mia quotidianità, va detto questo. Più che altro forse per abitudine, per consapevolezza, per tenacia, per ostentazione che per altro. Ultimamente ho riscoperto la passeggiata e non è per niente male, nel senso che poi la passeggiata ti dà modo di liberarti la mente, in realtà, quando non devi pensare al percorso, quando non devi per forza stare attento al percorso e magari può succedere, cadi, succede, ti rialzi e poi continui a camminare. Ci sono stati dei momenti, ma tuttora ci sono dei momenti in cui camminare è difficile, non sai bene quale strada farai, quindi, ma non è così complicato in realtà. Quindi ti direi che un pochino tutte le cose di cui tu hai parlato vanno a toccare un po', nessuna pregiudica la mia quotidianità e forse l'equilibrio è l'unica cosa che davvero vorrei solo averlo un pochino di più, solo un pochino. Sì, condivido con te che obiettivamente la maggioranza dei pazienti che arrivano un po' così alla mia attenzione, tutti quanti mi riferiscono, tra le varie difficoltà che possono avere, proprio quella dell'equilibrio, della stabilità, della ricerca continua della stabilità
come un elemento veramente molto faticoso. Dall'altra parte mi viene da dire che è vero che la CMT e in particolare la CMT 2A sono forme rare, obiettivamente, e fortunatamente però è vero anche che adesso, ad oggi, ci sono tante risposte anche dal punto di vista scientifico, delle ricerche che vengono fatte, anche in ambito riabilitativo, che ci danno delle indicazioni anche un po' più precise rispetto a quello che può essere un'attività migliore di un'altra e che secondo me, come il lavoro, come le cose che noi facciamo, che ci piacciono, in qualche modo bisogna cercare di inserire nella vita di tutti i giorni. La passeggiata è un'ottima attività, perché una delle problematiche che si è visto ci possono essere nei pazienti con CMT è proprio il fatto che la paura di farsi vedere, quello che dicevi tu, la paura di essere così condizionati dall'ambiente esterno, dal camminare, dalle cadute, i pazienti si ritirino un po' da quella che è invece la partecipazione alla socialità. E questo dal punto di vista chiaramente sia psicologico che anche proprio dal punto di vista del decondizionamento proprio generale dell'organismo non aiuta. E quindi fare, sì, ormai abbastanza su questo direi condiviso, un'attività aerobica come può essere quella della passeggiata, dell'andare in bicicletta, sono tutte attività in realtà che sono assolutamente importanti perché mantengono quella che è l'attività cardiovascolare generale, oltre che a liberare la mente, come dici tu, cioè fare delle attività che ti fanno comunque stare bene. Questo è assolutamente importante. Addirittura ci sono degli studi fatti sulle attività che possono essere fatte in palestra, nella normalità delle attività, senza dover per forza immaginare le attività riabilitative dei pazienti CMT fatte in ospedale o in ambienti di fisioterapia, che poi appesantiscono anche quella che è la normale vita di tutti i giorni, mentre la possibilità di poter fare delle attività riabilitative mirate anche in ambito di palestra, come nel parco, nella passeggiata in un parco, è sicuramente una bella abitudine che assolutamente è da consigliare. E a proposito di questo, mi viene da pensare, vedendoti e parlando con te, che in realtà tu sia una persona assolutamente autonoma e assolutamente contenta della vita che ha. E a proposito di questo, ho un'altra domanda per te che riguarda un po' proprio le autonomie, perché una delle cose che capita sia come paure che mi rivolgono i pazienti, giovani, anche giovani come te, è rispetto al poter farcela, a costruirsi una vita che sia piena, ok? Nella pienezza intendo anche il poter essere autonomi, vivere nel proprio appartamento, avere un proprio lavoro e alcune volte il fatto di avere una malattia rara può condizionare anche il lavoro. Per cui mi chiedevo, ecco, da questo punto di vista, qual è la tua esperienza e se hai dei dubbi o delle perplessità o se invece vuoi dare un messaggio rispetto anche a questo ambito. Autonomia, autonomia, indipendenza, sì, sono parole che intimoriscono probabilmente quando non sei sicuro di poterle avere perché magari hai una malattia rara. In realtà vorrei fare una premessa che secondo me è molto, molto importante. Noi non siamo solo la malattia rara, quindi c'è tutto un altro bagaglio dietro, di fianco, intorno. Quindi non siamo solo questo, ma già che ce l'abbiamo potremmo utilizzarla, almeno io ho iniziato semplicemente a fare così. Potremmo iniziare ad utilizzarla come l'assist. Quindi avere una malattia rara, come dicevi tu prima, ti porta ad analizzare tutto quello che ti circonda, quindi ti porta ad avere una consapevolezza ed un livello di analisi diverso. Quindi
questo ti aiuta nella vita, ci aiuta nella vita. A me aiuta nella vita aver avuto la CMT, avere tuttora la CMT, aver analizzato il mio stato d'animo durante la CMT, aver analizzato l'ambiente che mi circondava durante la CMT. È fondamentale. Io non sarei mai la persona che sono attualmente se non avessi la CMT. Non lo sarei. Ovviamente sarebbe bellissimo non averla, ma onestamente se ad oggi dovessi scegliere fra l'avere la CMT e tutto quello che ha comportato, non tornerei mai indietro, non vorrei mai non averla avuta, perché ti regala tutta una serie di cose che sono, secondo me, fondamentali e che possiamo giocarci anche a livello lavorativo. Ti faccio un esempio, una cosa secondo me importante da fare e magari anche in fase di colloquio è parlarne con l'azienda, parlarne con chi ti sta per assumere, per due motivi. Uno, per consapevolezza dell'azienda, nel senso che prendere una persona, assumere una persona con malattia rara implica per forza tutta una serie di retroscena positivi e negativi, non per forza né l'uno né l'altro. E l'altro motivo invece è perché tu possa far capire all'azienda il tipo di percorso mentale che hai avuto. L'azienda capirà, magari non al 100%, però lo si spera, ci arriveremo al 100%, e capirà il tipo di percorso che tu hai avuto. Puoi giocartelo come assist, va giocato come assist, non va nascosto. Sei iscritto alle categorie protette? Sì, sono iscritto alle categorie protette per questo motivo e la mia patologia mi porta ad essere anche grazie alla mia patologia sono questo tipo di persona. Quindi sì, va fatto, usiamola. Non nascondiamola, usiamola in tutto ciò che ci circonda, poi ovviamente senza ricadere nel melodrammatico, anzi. Però ce l'abbiamo e anche la consapevolezza di averlo, la consapevolezza di poterlo giocare come davvero come un asso, come un bonus, ci rende autonomi, ci rende indipendenti e si può avere una vita indipendente, una vita da persone autonome, poi magari non in tutto, ma chi poi vuole essere autonomo in tutto, poi sei solo. Quindi in realtà si può convivere con la CMT e avere una vita perfettamente autonoma, assolutamente. L'autonomia è uno stato mentale, più che altro. L'indipendenza è uno stato mentale. Ti ringrazio tantissimo per quello che sei, per quello che dai banalmente nella tua vita, nella tua vita, e sono d'accordo con te, obiettivamente tu sei Sara, ma nella sua complessità, obiettivamente sei così come sei proprio per il percorso che tu hai fatto. E il fatto di avere comunque la CMT in particolare è nella maggioranza dei casi una malattia rara che consente comunque di arrivare a ottenere e ad avere una vita assolutamente piena e ricca. E l'aspetto obiettivamente mentale è un aspetto importante, importantissimo. E io penso che il fatto di mantenere una propria partecipazione alla vita sociale sia veramente importante e sono sempre più convinto che obiettivamente non bisogna focalizzarsi sulla malattia in sé, ma sulla persona che noi abbiamo davanti e tu ne sei il perfetto esempio. Per quello, insomma, ti ringrazio veramente tanto. Riccardo, grazie. In realtà io ringrazio te e tutte quelle persone del personale sanitario, vario ed eventuale in giro per l'Italia, in realtà che poi negli anni impari a conoscere, impari
impari a trattare da amici contando le volte in cui ci si vede, quindi grazie davvero per le parole, per la sensibilità che pare tu abbia davvero in modo spiccato e che tu hai avuto con me anche in altre occasioni. Quindi grazie.